Arrivo imminente. Soglia dell'età dell'oro in vista, ragioni per l'imminente arrivo della famiglia spaziale, effetti delle alte e basse frequenze, suggerimenti per stare meglio, prospettiva spirituale degli oscuri sul pianeta, nessun esodo di massa durante l'ascensione della Terra, partecipazioni degli operatori di luce alla trasformazione mondiale. Con amorevoli saluti da tutte le anime in questa stazione, questo è Matteo. Anche gli operatori di luce più convinti hanno occasionali momenti di dubbio, che tutto ciò che è stato a lungo promesso possa essere realizzato con successo durante i mesi, che restano prima che la Terra raggiunga la soglia della sua età dell'oro. È comprensibile. Avete soltanto la vostra storia come quadro di riferimento per un arco di tempo realistico tra l'inizio dei grandi cambiamenti e la successiva stabilizzazione. Ma questo è un periodo di rivelazione e trasformazione, con velocità ed opportunità diverse da qualsiasi altra nella storia universale, ed ancora una volta vi assicuriamo che tutta l'oscurità nel vostro mondo se ne sarà andata entro la fine del vostro anno solare 2012. Inoltre, con ogni cosa in accelerazione, il tempo lineare passerà più velocemente di giorno in giorno, ed i prossimi 18 mesi o giudili del vostro calendario arriveranno e se ne andranno più velocemente dei 18 mesi precedenti. Ciò che percepite come tempo in realtà è energia in movimento, e mentre la Terra continua il suo viaggio verso la quarta densità, entrerà in piani energetici sempre più elevati, leggeri man mano, che si avvicina al continuum, dove tutto ciò che considerate è passato, presente e futuro è una serie di eventi, che accadono simultaneamente. In questo momento non siete in grado di immaginare quella realtà, ma la conoscerete quando acquisirete chiarezza spirituale e comprensione delle leggi universali. Ah, che meravigliosa conoscenza ed esperienze vi aspettano! Adesso, torniamo alla Terra, dove molti di voi chiedono quando determinate situazioni inizieranno o finiranno. Sappiamo che ogni giorno chiedete in quale giorno o settimana o mese, così sappiamo anche che presto non è una risposta soddisfacente. In questo momento, tuttavia, presto, è tutto ciò che possiamo dirvi, ma per favore notate il punto esclamativo. Quel segno di interpunzione sarebbe stato opportuno per tutto il tempo a causa della velocità senza precedenti con la quale il vostro mondo è uscito dalla profonda terza densità, così adesso perché aggiungiamo una tale enfasi per indicare che sono imminenti sviluppi stupefacenti? Gli Illuminati hanno tenuto il controllo a livello politico, economico e tecnologico per molti più anni di quanto ragionevolmente previsto quando il piano maestro dell'età dell'oro è stato progettato. Essi sanno che nonostante l'erosione della loro rete globale, possono ancora controllare la popolazione a meno che civiltà spiritualmente avanzate non giungano sulla Terra. Questo rovinerebbe completamente tutte le attività oscure degli Illuminati, così essi sono determinati a fare tutto ciò che è in loro potere per impedire l'arrivo della nostra benevola famiglia universale. A causa di questa determinazione e tenacia, è stato necessario apportare ripetuti cambiamenti al calendario degli sbarchi ed anche alterare i piani di emergenza. Un esempio recente è che il programma televisivo globale, che doveva includere i membri della famiglia spaziale, è stato cancellato perché gli aspetti essenziali non erano stati finalizzati. Gli oscuri tra di voi hanno strategicamente dato inizio ad agitazioni nei rispettivi paesi dei vostri leader partecipanti, così essi hanno dovuto spostare il loro tempo e la loro attenzione dalle sessioni di pianificazione alla gestione delle agitazioni nelle loro nazioni. E la sostituzione di quel programma di ampia portata, un chiaro annuncio che riconosca l'esistenza di altre civiltà, non è più considerato sufficiente. Secondo Aton, vengono presi in seria considerazione un'imponente esibizione di veicoli spaziali ed un bollettino speciale a reti unificate su radio e televisione, che affermi che gli equipaggi sono venuti in pace ed atterreranno per aiutarvi nei modi che saranno indicati. Sono in corso discussioni sui rischi della sorpresa contro il rischio di aspettare fino a quando la sicurezza per tutte le persone coinvolte non possa essere assolutamente garantita.
Da un lato, il vertice degli Illuminati non è ancora stato rimosso, e fatta eccezione per l'inizio di una guerra nucleare, il libero arbitrio di quegli individui di fare ulteriori passi per impedire agli extraterrestri di sbarcare deve essere onorato. Da un altro lato, la Terra ha un gran bisogno della tecnologia, che possa liberarla dall'inquinamento tossico, in particolare nell'impianto nucleare danneggiato del Giappone, quella tecnologia, che è a bordo delle navi, che circondano la Terra ed è stata di qualche aiuto fin da quando il terremoto ha danneggiato i reattori, sarà molto più efficace a terra. C'è anche un'altra questione d'urgenza. Gli eventi geofisici ininterrotti provocati dall'uomo e la manipolazione del clima stanno producendo un duplice effetto negativo. Il bilancio delle vittime, i danni materiali, le perdite finanziarie ed altri disagi per i residenti nelle zone colpite sono evidenti, ma l'altro effetto è globale e non è compreso se non dai responsabili. Mentre vi adattate continuamente alle vibrazioni più elevate che la Terra sta percorrendo e all'influenza della mutevole giustapposizione dei corpi celesti, venite bombardati dalle basse vibrazioni emesse dalla tecnologia, che produce sismi e tempeste, e tale combinazione causa anomalie fisiche, emotive e mentali nuove o più forti. Questo sta influenzando le persone, che altrimenti sarebbero in buona salute, e sta aggravando la malattia di persone con disfunzioni organiche o sistema immunitario indebolito. Come minimo, sono prevalenti bassa energia e stanchezza, e nel peggiore dei casi molti individui sperimentano forti dolori, malattia, depressione e confusione mentale. Solo l'eliminazione di tali emissioni a bassa frequenza può eliminare i loro effetti, e poiché le varie tecnologie impropriamente usate sono integrate con i sistemi elettrici e di comunicazione, lo smantellamento senza interrompere i servizi che vi servono deve essere fatto in loco. Le misure di sicurezza impediscono l'accesso in quelle zone alle persone non autorizzate. Tuttavia i membri della nostra famiglia universale hanno la capacità di aggirare tali misure e separare con successo i vari sistemi. Queste due situazioni di vitale importanza sono le ragioni per il loro arrivo imminente, ma per favore continuate ad avere pazienza. Sono indispensabili preparativi prudenti per gestire tutte le potenziali situazioni a terra, e le località ed i tempi degli sbarchi sono fattori cruciali della preparazione complessiva. Un'altra considerazione è l'anticipazione realistica, che un blitz mediatico di invasori alieni cercherà di suscitare panico tra le masse. Anche se accoglierete gli sbarchi con giubilo, per gran parte delle persone una cosa è vedere le astronavi nei vostri cieli ed un'altra vederli a terra. Secondo l'intenzione degli Illuminati, ci sono molti divertimenti che rinforzano l'idea dell'invasione, e c'è carenza di informazioni sulle civiltà che stanno aiutando la Terra fin da quando sono iniziati i programmi di ripopolamento nell'antichità. Di conseguenza, lo scetticismo sulle motivazioni degli stranieri è naturale, e coloro che credono che debbano essere temuti avranno bisogno di comprensione ed informazioni veritiere. Può essere utile avere libri pertinenti o estratti di parti relative ai messaggi dalle fonti di luce per familiari, amici, colleghi e vicini che hanno paura della presenza degli alieni. Tuttavia, aver paura è una scelta, perciò per favore condividete la vostra conoscenza con le persone ricettive e non imponetela a coloro che non lo sono. Torniamo agli effetti delle basse vibrazioni menzionate in precedenza, cioè come potete ottenere un certo sollievo fino all'eliminazione della fonte. È importante non affaticarsi ed evitare incontri personali irritanti e la ressa. Mentre sarà di giovamento lo spostamento del pianeta verso un allineamento celeste più favorevole, il livello dell'energia collettiva al momento è ancora insolitamente basso. Amore e pace. Matteo e Suzi Ward.